Ma nel 2025 quanto ha senso comprare un iPhone 15 Pro Max, magari ricondizionato e best price, così da avere in mano un dispositivo a un prezzo ridotto ma con prestazioni elevate, sempre da top di gamma e anche predisposto per l'Apple Intelligence. Prima di parlarvi di questo dispositivo e perché viene considerato un best price, andiamo a fare un recap completo e veloce delle specifiche tecniche di iPhone 15 Pro Max. Monta una 17 Pro, display Super Retina XDR, OLED da 6.7 pollice con risoluzione da 2796 x 1290, con refresh rate dinamico da 120 Hz e luminosità massima in esterna con picco da 2000 nit. Tripla fotocamera, principale da 48 megapixel di ottima qualità fotografica, ultra wide da 12 megapixel che gestisce molto bene colori e luci, 2x da 12 megapixel che lavora tramite il sensore quad pixel e il teleobiettivo 5x da 12 megapixel che garantisce ottimi scatti anche di soggetti più distanti. Possibilità di scattare in ProRAW così da editare ogni scatto come più ci piace. I qualità del file RAW sono molto buoni e molto grezzi, con una quantità di informazione alta, dandoti la possibilità di recuperare qualsiasi cosa nella fotografia, che sia colore, che sia luce, che sia ombra. I file che escono da questo dispositivo sono di un'ottima qualità. Possibilità di registrare i video fino ai 4K a 60 fps, stabilizzazione sempre da paura da parte di Apple, che rimane uno fra i migliori smartphone per vloggare. Per i più smanettoni che amano gestire e utilizzare le proprie LUTs, possiamo registrare in ProRes. Se non avete un dispositivo con un taglio di memoria elevato, vi consiglio di registrare con collegata una SSD esterna, perché i video in ProRes hanno un peso davvero elevato. Quindi se disponete di un dispositivo che è sotto i 512 GB, vi consiglio di registrare sempre con una SSD collegata. Tagli di memoria 256 512 GB o 1 tera. Se parliamo invece di batteria e autonomia, ne parleremo più avanti nel video, perché voglio fare un discorso a parte anche per dirvi a che percentuale mi è arrivato questo dispositivo e anche per informarvi che sul sito c'è la possibilità di comprarlo con una batteria nuova. Dopo 2 mesi di utilizzo di questo 15 Pro Max ricondizionato, posso parlarvi di questo dispositivo che mi è stato spedito gentilmente dalla Axor. Per chi non mi seguisse da tempo, io con loro oramai collaboro all'incirca da 1 anno e mezzo. Mi hanno spedito l'anno scorso un 13 Pro che ci ha accompagnato per tutto l'anno sul canale e vi ho mostrato come si è comportato nel giro di 1 anno, anche per farvi vedere come lavorano i ricondizionati. Me l'avevano spedito con il 95% di batteria, per esempio quello. Dopo 1 anno di utilizzo e di aggiornamenti mi è arrivato con l'88%, 89% all'incirca, e lavorava ancora bene, sempre aggiornato, e in più lui mi era arrivato come grado premium, che vuol dire praticamente un come nuovo. Questo qua invece, questa volta abbiamo deciso di mostrarvelo con grado best price. Cosa vuol dire? Praticamente ha una scocca con qualche segno di usura e in alcuni casi potrebbe esserci presente anche sul display qualche piccola righetta impercettibile durante l'utilizzo. Solo a display spento potrebbe vedersi con dei riflessi, con dei giochi di riflessi potrebbe vedersi, ma in generale i segni che si vedono di più in un best price sono nella scocca, quindi leggermente magari toccato nell'angolino o che ha perso leggermente il titanio presente, comunque cose proprio minime, non esagerate. Se non vi interessa troppo avere un'estetica perfetta del dispositivo, questa scelta potrebbe fare al caso vostro, perché vi può far risparmiare diversi soldi. Il best price alla fin fine si contraddistingue per questo: qualche segno di usura qua e là nella scocca, anche se in certi casi potrebbe essere davvero ridotto al minimo questo segno di usura, e può capitare, come accennato prima, qualche piccola riga impercettibile sul display.
io qua, ripeto, solamente attraverso dei riflessi posso vederle, se invece ce l'ho acceso non si vede nulla di righe sul display. Seppur essendo un best price, mi è arrivato col 99% di capacità, quindi praticamente nuova. Se vogliamo, sul sito, come accennato prima, possiamo anche scegliere la batteria nuova, così da farcela sostituire e avere un dispositivo ricondizionato ma con una batteria nuova. Lì sta a voi. Secondo me, se vi arriva un dispositivo anche per risparmiare con la batteria al 99%, avete praticamente in mano un dispositivo nuovo con una batteria praticamente all'inizio della sua vita, all'inizio dei suoi cicli. Col 99% di batteria, se lo si tiene come si deve, si va avanti per diversi anni. Io in questi mesi l'ho testato con l'aggiornamento Liquid Glass, quindi l'iOS 26, ma di quello vorrei parlarvene in un video a parte, perché l'estetica all'inizio mi ha stupito, poi dopo diciamo che mi ha un pochino stancato. Non so se avete potuto vedere altri video, c'è un po' da rivedere. Non parliamo dei lag che dà, dei blocchi, perché ci mancherebbe, parliamo di una beta e quindi è normale che abbia dei difetti essendo una beta, ma in sé ci sono diverse cose che non mi hanno fatto impazzire. Per esempio questo effetto qua, in certe situazioni se si va a cambiare lo sfondo, si va un po' troppo a miscelare e diventa un casino. Vediamo un po' se con degli aggiornamenti vanno ad aggiustare questi effetti qua, ma se volete un video a parte fatemelo sapere sotto nei commenti e naturalmente iscrivetevi al canale. Tornando alla domanda iniziale, dove ci chiediamo se ha senso ancora nel 2025, dopo 2 anni dalla sua uscita, acquistare un 15 Pro Max, la mia risposta è sì. Assolutamente. Le motivazioni sono semplici. Lui è sempre aggiornato, per un po' di anni andremo avanti tranquillamente col massimo delle prestazioni, supporta Apple Intelligence, semmai arriverà al completo, per il momento scarseggia ancora un po', e dopo gli ultimi aggiornamenti mi sembra che Siri faccia sempre più fatica a capirti. Fotocamere sempre al top, è il modello che dispone della 5x ottica, a differenza del 15 Pro che non dispone di una 5x ottica, ha una batteria molto capiente e ti garantisce un'autonomia a fine della giornata almeno ancora del 25 o 30% residua. Se parliamo di costi, lui è il modello 256 GB best price come accennato prima e lo andremo a pagare all'incirca 880 euro. Contate anche che ha una batteria al 99%, quindi praticamente nuova. L'unica cosa che non è nuova è la scocca, che potrebbe avere qualche segno di usura. In descrizione vi lascio il link se per caso volete farci un salto nel loro sito e acquistare questo, vi rimanderà direttamente al prodotto in questione. Se all'acquisto mettete il codice DC10 risparmierete anche qualcosina, così andrete a pagarlo ancora leggermente meno. Ma se non volete acquistare un modello del genere perché non vi serve un modello prestante come questo, ma vi serve un dispositivo che vi porta avanti per anni anche a basso costo, potreste pensare a un modello 15 base, a un 14 Pro, a un 13 Pro, che lo si può andare a acquistare ora come ora anche a 370 euro sul loro sito. Quindi lì sta in base a quello che più vi serve. Come accennato prima, in descrizione trovate tutto. Detto questo, ho una domanda per voi. Avete mai pensato di acquistare un ricondizionato? E se sì, cos'è che vi frena dal farlo? Fatemelo sapere sotto nella sezione commenti. Se il video vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel like. Ringrazio Axo per avermi spedito questo 15 Pro Max best price. Se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi e ci vediamo qui sul canale con nuovi video prossimamente. Ciao ragazzi!